In questo tutorial utilizziamo le nozioni apprese nei video precedenti e ricaviamo l'equazione della retta passante per due punti di cui conosciamo le coordinate. Utilizziamo poi tale formula nella risoluzione degli esercizi. Cominciamo. Il problema che ci si presenta è il seguente. Ci vengono assegnati due punti, di cui conosciamo le coordinate, e dobbiamo determinare l'equazione della retta R passante per questi due punti. La situazione descritta è rappresentata nel grafico. Dopo aver rappresentato i due punti A e B, si tratta di trovare l'equazione della retta R che passa per i due punti assegnati. A partire da una formula che già conosciamo, che è quella della retta passante per un punto assegnato e di coefficiente angolare noto, con alcune considerazioni sul coefficiente angolare, vogliamo determinare una nuova formula che ci permetta di risolvere il problema. Come possiamo infatti notare da questa equazione, l'unico termine incognito resta il coefficiente angolare della retta R, poiché la y del punto A e la x del punto A sono note. Se osserviamo però il grafico, possiamo notare che le coordinate dei punti A e B ci permettono di determinare in modo univoco l'inclinazione della retta R, cioè il suo coefficiente angolare. Vediamo come. Se ricordate, abbiamo già detto nei video precedenti che presi due punti A e B sulla retta, il coefficiente angolare è dato da delta y fratto delta x, ma come si può notare, delta y è dato dalla y di B meno la y di A e delta x è dato dalla x di B meno la x di A. Dunque, sostituendo a delta y di B meno y di A e a delta x x di B meno x di A, il coefficiente angolare può essere espresso nella forma m uguale a y di B meno y di A fratto x di B meno x di A. Sostituendo questa espressione matematica trovata per m nell'equazione precedente, possiamo così determinare l'equazione della retta passante per due punti. Utilizzeremo tale formula nella risoluzione dei prossimi esercizi. In questo primo esercizio dobbiamo determinare l'equazione della retta R passante per i punti A di coordinate 2, 3 e B di coordinate 6, 5. Dopo aver trascritto le coordinate dei punti A e B ed aver indicato con x con A l'ascissa di A uguale a 2 e con y con A l'ordinata di A uguale a 3 ed aver fatto la stessa cosa con le coordinate del punto B, si tratta di sostituire questi quattro valori nell'equazione della retta passante per due punti. Per non far confusione e per ricordare meglio come avvengono le sostituzioni, vi faccio notare che le coordinate di A vengono sempre messe al secondo addendo e cambiate di segno. In questo punto, in questo punto, in questo punto e in questo punto, mentre le coordinate di B vengono messe al primo addendo e non vengono cambiate di segno. Effettuiamo dunque le sostituzioni. Al posto della y di A sostituiamo 3, al posto della y di B sostituiamo 5, al posto della y di A sostituiamo di nuovo 3, al posto della x di B sostituiamo 6, al posto della x di A sostituiamo 2 ed infine al posto della x di A sostituiamo di nuovo 2. Come si può notare, le coordinate di A sono sempre state cambiate di segno, poiché nella formula davanti alle coordinate di A è sempre presente un meno, mentre le coordinate di B sono rimaste invariate. Svolgendo i calcoli, troviamo che il coefficiente angolare vale 2 quarti, che semplificato fornisce un mezzo. Svolgendo poi i calcoli in parentesi abbiamo che un mezzo per x fa un mezzo x e un mezzo per meno 2 si semplifica e fa meno 1. Portiamo ora il 3 a destra, cambiandolo di segno, e sommiamo i due termini noti. 3 meno 1 fa più 2. Dunque, l'equazione della retta R è y uguale a un mezzo x più 2. Questo risultato può essere verificato algebricamente sostituendo le coordinate di A e di B nell'equazione della retta R. Se il risultato è esatto, dovremo trovare un'identità. Lascio a voi la verifica algebrica. Io vi ho mostrato qui la verifica grafica. Ho rappresentato i punti A e B
ho rappresentato la retta R e come si può notare la retta R ha davvero l'intercetta sull'asse y uguale a più 2 e il coefficiente angolare è un mezzo, poiché da questo punto al punto A mi devo spostare a destra di 2 e su di 1. Passiamo ora ad un esercizio simile, ma con calcoli un po' più complessi. Dobbiamo determinare l'equazione della retta R passante per i punti A di coordinate 1 mezzo meno 4 terzi e B di coordinate meno 5 terzi più 6. Dobbiamo dunque sostituire coordinate frazionarie all'interno dell'equazione della retta passante per due punti. Vediamo come si procede. Dopo aver operato le sostituzioni, come già visto nell'esercizio precedente, ci accorgiamo che il coefficiente angolare è una frazione doppia. Sommiamo dunque le frazioni presenti sia a numeratore che a denominatore facendo minimo comune multiplo e, dopo aver svolto i calcoli, riusciamo ad avere un'unica frazione sia a numeratore che a denominatore. Procediamo ora moltiplicando la frazione presente a numeratore per il reciproco della frazione presente a denominatore e semplifichiamo opportunamente, ottenendo così per il coefficiente angolare un'unica frazione. Svolgiamo dunque i calcoli in parentesi, meno 44 tredicesimi per x fa meno 44 tredicesimi x e meno 44 tredicesimi per meno un mezzo dopo la semplificazione risulta più 22 tredicesimi, portiamo il 4 terzi a destra che diventa meno 4 terzi e sommiamo le due frazioni presenti qui a destra facendo minimo comune multiplo. Svolgendo infine gli ultimi calcoli, otteniamo l'equazione della retta R in forma esplicita, che risulta essere y uguale a meno 44 tredicesimi x più 14 39esimi. Per ottenere l'equazione anche in forma esplicita, moltiplichiamo entrambi i membri dell'equazione per 39, ottenendo 39y uguale a meno 132x più 14. Riordinando i termini, otteniamo così l'equazione della retta R anche in forma implicita. L'equazione è 132x più 39y meno 14 uguale a 0. Per verificare l'esattezza dei risultati ottenuti, ti invito a sostituire le coordinate dei punti A e B all'interno delle due equazioni trovate. Con questo abbiamo terminato. Nel prossimo video tutorial tratteremo la formula della distanza fra un punto ed una retta nel piano cartesiano. Vi aspetto! Ciao!